Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Come state? Spero che stiate tutti benissimo e che siate pronti per questo nuovo episodio. Oggi parliamo di alcune domande che ogni studente di italiano dovrebbe conoscere e sapere. Sono delle domande molto semplici, ma che ogni volta che dovremmo usarle ci sfuggono, non vengono mai ricordate. Tutte queste domande che sentirete nell'episodio di oggi potete ritrovarle nella descrizione di questo episodio. Do you like listening to podcasts? Would you like to create your own channel? There is Anchor, the easiest way to make a podcast. It's totally free. With 1,000 of creation tools, helps you to create and edit your own podcast directly from your phone. Everything you need in one place. Anchor will distribute your podcast for you. It can be heard on Spotify, Apple Podcast, and many more. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. La prima domanda è: come si dice? Come si dice in italiano? Viene utilizzata per chiedere come si dice quella parola in italiano. Come si dice in italiano? Nella domanda troviamo la forma impersonale con si. Io non chiedo come tu dici questo. No, chiedo come si dice, cioè nella lingua italiana come dicono questo gli italiani. Fa riferimento agli italiani come gruppo di persone e per questo motivo si usa la forma impersonale del verbo dire. La seconda domanda, che vediamo insieme, si costruisce sullo stesso ragionamento. La seconda domanda è: come si pronuncia? Anche qui ritroviamo la forma impersonale del verbo pronunciare, perché io chiedo come gli italiani pronunciano questa parola. Quindi, come si pronuncia questa parola? Se avete dei dubbi sulla pronuncia di una parola o di una frase, questa è la domanda da fare. La terza domanda è: che cosa significa? Che cosa significa questa parola? Quando non capite il significato di una frase, di una parola. Questa è la domanda che vi sarà più utile. La quarta domanda vi servirà quando non capite quello che vi viene detto e quindi volete chiedere di ripetere. La quarta domanda è: puoi ripetere? Puoi ripetere per favore? Puoi ripetere più lentamente per favore? Questa domanda è molto ma molto utile e non è utilizzata solamente dagli studenti di italiano. È utilizzata anche dagli italiani. Se qualcuno parla troppo velocemente, oppure l'altra persona non sta prestando così tanta attenzione, quindi non sente quello che viene detto, può chiedere: scusami, puoi ripetere? Oppure, nel vostro caso, potreste chiedere di ripetere lentamente. Quindi, scusa, puoi ripetere più lentamente? Ovviamente potete aggiungere per favore alla vostra domanda. La quinta e ultima domanda di oggi vi serve se non capite qualcosa che vi viene detto. Può essere simile a quella di prima, cioè puoi ripetere? Però in realtà costruiamo
questa domanda in modo un po' diverso. Infatti, la quinta domanda è: come scusa? A questa domanda, che non prevede un verbo, possiamo aggiungere non ho capito. Come scusa? Non ho capito quello che hai detto. In questo caso, utilizzare come al posto di che è un po' più educato. È preferibile usare come scusa al posto di che. Quest'ultimo può risultare maleducato. Io vi consiglio di utilizzare come e poi affiancare la parola scusa. Come scusa? Questo è un modo più carino per far capire all'altra persona che non avete capito quello che ha detto. Ripetiamo insieme tutte le domande utilizzate nell'episodio. Numero 1. Come si dice in italiano? Numero 2. Come si pronuncia questa parola? Numero 3. Che cosa significa questa parola? Numero 4. Puoi ripetere più lentamente, per favore? Numero 5. Come scusa? Non ho capito. Queste erano tutte le domande di oggi. Forse già le conoscevate, però non fa mai male ripetere e fare un piccolo ripasso. Se invece sono delle nuove domande per voi, mi raccomando, appuntatele sul vostro quaderno degli appunti o di studio. Fate in modo di utilizzarle il più spesso possibile nella conversazione. Grazie mille per aver ascoltato questo episodio. Vi ricordo che se mi state ascoltando tramite Apple Podcast, potete lasciarmi una recensione e una valutazione. Sono sempre ben accette. Detto questo, non mi resta che salutarvi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.